Ciao griller, guarda qua cosa sto per assaggiare, mega grigliatona di pesce, con un po' di tutto, molluschi, conchiglie, pesce in filetto, pesce in trancio, gamberi col guscio, gamberi senza guscio, le seppie. Continua a guardare il video che ti spiego un po' come rifarla a casa tua. Ta-da! Grigliatona mista di pesce. Prima cosa andiamo ad accendere il barbecue. Abbiamo bisogno che le griglie siano calde, che tutta la macchina sia ben stabilizzata, quindi che il calore sia ben diffuso ovunque. Oggi tutto quello che vedete qui dentro finisce secco sulla griglia e impariamo ad utilizzare correttamente i potenziometri, dando la giusta potenza in griglia che ci permetta di gestire tutto questo ben di Dio con calma e tranquillità. Ci dedichiamo un attimo al barbecue, andiamo a vederlo bene nei dettagli anche per capire come l'abbiamo settato. Stiamo utilizzando un Bravura Fusion a 4 fuochi, barbecue di fascia molto alta, in questo caso con la finitura nera. Come vedete il coperchio è già bello caldino, siamo intorno ai 200 gradi. Ripartiti come? Metà della griglia, qui a destra, teniamo i bruciatori al minimo, in modo tale da avere un output di potenza abbastanza basso, una zona di sicurezza dove rosolare senza rischio di fiammate. Nella parte di qua invece abbiamo ben più potenza, sembra poca vista la posizione del pallino, ma in realtà abbiamo un 40% abbondante di potenza in più e abbiamo la nostra zona di rosolatura massima. Importante gestire così la griglia, così avete sempre una parte dove c'è tanta spinta e vi permette di arrostire molto bene e una parte di sicurezza che vi aiuta. Da cosa partiamo? Dallo spada, in modo tale da dargli un po' di tempo di marinare. Oggi utilizziamo il nostro Lemon Pepperoni, nuovo rub di mia produzione, caratterizzato dal profumo del limone, una parte pepata interessante, la parte dolcina del miele. È molto equilibrato, si sposa bene con il pesce perché tira sul gusto. Come vedete qui la grana è grossa e andrà a sciogliersi per benino, non serve esagerare anche perché abbiamo già una bella sapidità per quanto riguarda il pesce. Andremo a fare la stessa cosa adesso anche con le nostre sogliolette. In questo caso stiamo utilizzando due sogliole abbastanza piccoline. Andare a portare aroma all'interno della carne, anche perché come vedete come sono state pulite, è stata rimossa la parte sotto dove c'erano le interiora, andiamo a speziare quindi anche la pelle. Se lavoriamo bene, che diventi croccantina, riusciamo tranquillamente a mangiarla e qui ha senso andare a portare la spezia esternamente. Non c'è una bella grigliata di pesce se non ci sono anche delle sarde grigliate. Questa tra l'altro è una delle piccole cose che mi ha insegnato mio nonno barese e pescatore, che sfortunatamente non mi ha insegnato anche a pescare perché io ho un mal di mare devastante fin da piccolo. Poi l'ho imparato a mangiare e si vede, insomma. Come le prepariamo? Intanto velocissime, andiamo ad eviscerarle senza diventare tanto matti. Tirate, andate a pulirle, se no ve lo fate fare dal vostro pescivendolo di fiducia. Prepariamo lo spiedo. Come? Semplicissimo, le mettiamo tutte quante belle pari in questa maniera senza sormontarle e poi delicatamente con lo spiedo andiamo ad infilzarle. Cercate di passare a cavallo quella che è la colonna vertebrale. Come andiamo a condirle? In sé per sé hanno già una parte grassa esterna importante, gli mettiamo un filettino di olio e aggiungiamo un pochino di grill rub, quello mediterraneo, poco, questo giusto per portargli un po' di rosmarino, limone e finocchietto, dargli un po' di aroma. Poi anche in questo caso metto da parte e lascio che il rub si assorba un pochino. È arrivato il momento di occuparci dei nostri molluschi partendo dalle seppioline. Le opzioni sono due: o le cuocete poco oppure le fate andare un sacco di tempo, esattamente come quelle che fa la nonna, le fa pipare in umido per ore e ore. Se fate una mezza cottura con la seppia, signori, avete una pallina rimbalzina che sa di pesce. Quello che dovremo fare è dargli una botta di calore molto importante, molto diretta, per creare la crosta nel più breve tempo possibile e lasciarle morbide. Per agevolare questo processo adesso vado a inciderle leggermente in modo da creare delle piccole intercapedini che permettano al calore di entrare dentro al meglio e le tengano un pochino più morbide. Come andiamo a condirle adesso? Abbiamo preparato un classico e tradizionale salmoriglio. Per chi non lo sapesse, olio, succo di limone, un po' di prezzemolo, ci abbiamo messo dentro anche un po' di origano per le nostre seppiette. Poi semplicemente con le mani le mischiamo per benino. Sullo stesso piatto adesso andiamo ad aggiungere anche i nostri tentacoli di polpo che sono stati precedentemente bolliti. È possibile andare con il polpo direttamente in griglia? Assolutamente sì. Se avete amici siciliani vi confermeranno questa cosa. C'è solo una cosa da sapere: il polpo direttamente in griglia tende a rimanere un pochino più coriaceo e calloso, quindi avrete un risultato molto croccante, ma ci sarà da far andare un pochino di più la mascella ai denti. Ci metto anche un pochino di aghi di rosmarino perché col polpo mi piace parecchio. Schiaffettone. Proseguiamo con questo percorso di condimento pesce dedicandoci alle conchiglie. Le nostre cape sante, gli abbiamo dato una leggera pulita. Non vado a togliere il corallo perché se lo schiacciate un po' e togliete l'interno è buonissimo. Se andate a farle in piastra è meglio tirarlo via perché è facile che vada fuori cottura o che bruci un pochino, ma finché le tenete qui dentro, ragazzi,
È buonissimo. Andiamo a condirle utilizzando l'all day rub, che è bello ricco di peperone e paprika, senza aglio, nessuna parte piccante. Sulle cappe sante la parte di paprika sta veramente bene. Prima di buttarle in griglia andremo ad aggiungere poi un po' di pane grattugiato e un filino d'olio per fare la classica gratinatura della cappasanta alla griglia. Cosa manca? I nostri crostacei. Forbicina, coda. Una delle domande che ci vengono fatte spesso è: quando devo andare a grigliare i gamberi, carapace sì, carapace no? Allora, carapace protegge e permette di non andare ad attaccare chiaramente sulla griglia, però nello stesso tempo quella che è la rostitura non ce l'avrete sulla carne. Se andiamo a lavorare col carbone è più facile che prendano il profumo della brace. Anche oggi noi andremo a recuperarlo, perché dopo vi mostro, andiamo ad aggiungere un po' di affumicatura. In generale io, se devo scegliere il gambero, preferisco solitamente andare a pulirlo quando lo griglio e piuttosto tenerlo sospeso con gli spiedi, così che diventi bello croccantino esternamente, senza però avere tanto scarto e soprattutto senza rischiare che la parte interna sia cotta ma di griglia ci sia ben poco. Questi oggi li potremo effettivamente fare spiedinati. Come fare quindi? Arrivate al secondo nodo del carapace, lo staccate delicatamente con le dita, aprite, girate dietro, vi portate via anche tutte le zampette e avete una perfetta coda di gambero con anche la parte esterna da cui prenderla con le mani, ciucciarvela via tutta. Andiamo a dargli un po' di twist particolare utilizzando del sale affumicato al bacon, i cristalli di bacon. Profumo bello intenso, rosa su rosa. Last but not least, i nostri scampetti. Guarda che belli. Questi come andiamo ad aprirli? Come abbiamo fatto prima per le code, quindi andiamo ad inciderli nella parte alta. Mi raccomando, non buttate le teste che poi vanno ciucciate alla fine. In questo caso non vado ad aggiungere nessun tipo di condimento in questa fase, voglio tenerli il più naturale possibile. Tutto condito, non ci resta che sistemare le ultime due cose, e una di queste è mettere già la polenta in cottura. Andiamo a posizionarla sulla griglia sopra e questa possiamo tranquillamente metterla su e dimenticarcela. Ultimo passaggio fondamentale, andiamo ad utilizzare un accessorio importantissimo per quanto riguarda la cottura del pesce. Eccola qui, la griglia per il pesce, nata proprio per questo. Cosa cambia da quelle classiche da caminetto con il manico? L'assenza del manico, che vi permetterà quindi di utilizzarla nel barbecue andando a chiudere il coperchio. Noi usiamo quella più piccola perché le nostre sogliole non sono tanto grandi. È necessario per forza andare ad utilizzare questo accessorio? No, però vi permette di avere un piccolo distacco dalla griglia, vi farà sì che la crosta si formi in maniera un pochino più lenta, ma soprattutto qualora doveste aver sbagliato qualcosa o sia un po' attaccato o il pesce è andato a danneggiarsi, potete portare la griglietta direttamente in casa e andare quindi a porzionare il pesce sul tagliere piuttosto che cercare di staccarlo dalla griglia. Con cosa partiamo? Con la polenta che abbiamo già messo, poi con la nostra griglietta del pesce, perché chiaramente avrà una propagazione del calore un pochino più delicata, non essendo a contatto ci vuole un po' più di tempo, quindi vado ad appoggiarla qui nella parte di maggior spinta, un po' fuori dalle scatole, che mi permette di avere comunque una bella area dove andare a grigliare. Andiamo per il momento con le nostre cappesante. Come andiamo a settare qui? Spegniamo questo fuoco in modo tale che qui in mezzo abbiamo una zona in cui abbiamo il calore laterale ma non abbiamo il rischio della fiammata. Alziamo leggermente nella parte laterale di qui e le cappesante le posizioniamo in questa parte della griglia. Prendiamo un filettino di olio in modo tale che ci aiuti a fare quel po' di crosta, basta proprio un goccino, e una leggerissima spolverata di pan grattato. Per quanto riguarda i gamberi può essere quella di andare ad appoggiarli così, sfruttando i nostri spiedi. In questa maniera abbiamo il calore che arriva su direttamente da sotto, permettendoci di arrostire la parte esterna del gambero senza rischiare che vada ad attaccarsi, essendo questa parte della polpa molto morbida e delicata. Il rischio è quello che poi si strappi. Se volete aggiungere poi un po' di aroma di affumicatura, questo è il momento giusto. Essendo una cottura dinamica col coperchio aperto, il fumo andrà a perdersi un pochino. Possiamo andare tranquillamente ad utilizzare un tubo di affumicatura. Come si fa? Semplicissimo, cannello, andate ad accenderlo da sopra in modo tale che il primo centimetrino di pellet abbia preso fuoco, soffiate via e poi lui in maniera naturale andrà ad ossigenarsi, consumare tutto il pellet ed andare ad affumicare. Qui non è necessario metterne tantissimo. Tutto in griglia. Partiamo con le nostre sarde, sempre importante che siano un po' oliate. Qui nella parte della griglia in cui abbiamo alzato bella calda, sentite come spinge. Importante entrare sempre con la griglia molto calda, perché togliere temperatura è facile, aggiungerla diventa più difficile, rischiate che inizi a sfiammare sotto. Stesso principio il nostro spada, anche qui non dimenticate di oleare leggermente l'esterno perché vi aiuterà a che non si attacchi. I nostri scampetti, eccoli qua che belli che sono, andiamo a posizionarli qui.
It's time for flipping, motherfuckers! Giriamo tutto e buttiamo su anche le seppie. Ultimo colpetto di finezza, accendiamo il bruciatore posteriore ad infrarossi e diamo un colpettino di gratinatura alle nostre capesante. A questo punto, visto che ci viene chiesto tante volte cosa andiamo a fare con il barbecue, spazzolatona prima di spegnere le griglie con una spazzola con le setole adatte, meglio in ottone se avete le griglie in ghisa, benissimo in acciaio se avete quelle in acciaio, spazzolata cattiva in modo da togliere la maggior parte dei residui e lo spegnete. Nel momento in cui è andato a raffreddarsi, da sotto tirate via tutti gli eventuali residui di grasso, che in questo caso sono pochissimi, e gli date una pulita per bene all'interno. È importante farlo tutte le volte, senza diventare matti e tirarlo lucido, ma senza lasciare dentro del grasso, perché altrimenti dai con il tempo potrebbe prendere fuoco. Un'altra cosa importante che vi dico prima di andare all'assaggio e ai saluti è questa: il pesce viene considerato un elemento delicato. Per questo motivo spesso e volentieri si ha la tendenza di andare in griglia con il fuoco bassetto. Errore più grosso non può esserci, avete visto? Tutto a manetta. Se entrate con il fuoco troppo basso finisce che si attacca e si spacca tutto. Tutto è pronto, a me resta la classica incombenza dell'assaggio, ma prima dicevamo bisogna finire di condire. Vi dicevo che c'era un ingrediente speciale, eccolo qua, sale al nero di seppia. Su cosa lo utilizziamo? Chiaramente sulle seppie. È nero, si vede molto di più sul pesce, è scenico. È arrivato il momento della parte finale, quella più brutta è quella che tocca fare solo a me, l'assaggio. Benissimo, partiamo dal nostro scampetto, il pezzo più prelibato di tutti. Pronti? Che bella rossa, tanta. Che capacitine, ci sottigliamo subito casarda. Com'è venuta sta grigliata di pesce? È cannonata, ma manca il gusto del fumo. Possiamo aggiungerglielo nel barbecue a gas. Se la rifate a carbone, stesso principio, una zona di calore molto alta e una zona di calore molto bassa. Prima che si raffreddi, da Alex e dal mondo del barbecue vi saluto. Alla prossima volta e mi raccomando, se andate a pubblicare le vostre grigliate non dimenticate di taggarci. Ciao!